Ascoltare musica ha un effetto anti-invecchiamento sul nostro cervello? Ecco cosa dice la scienza a riguardo. Le ultime ricerche in ambito scientifico hanno fatto notare il bisogno di una soluzione naturale ai problemi mentali quotidiani e ecco che la musica è la risposta. Se non siete ancora iscritti vi chiedo di iscrivervi per potervi aiutare ad ampliare la vostra conoscenza in ambito salutare, di lasciare un like e un commento con quello che vorreste sapere. Quanto sia preziosa l'educazione musicale fin da piccoli è qualcosa di immediatamente percepibile. I bambini, anche piccolissimi, che cominciano a maneggiare strumenti, o anche solo a produrre suoni battendo mani e piedi, per lo più ne traggono piacere e divertimento. C'è, poi, chi si appassionerà ad uno studio vero e proprio, e chi diventerà un ascoltatore. Perché i bambini da sempre hanno un naturale slancio verso le canzoni, le pop star, gli idoli del momento, e oggi diventano parte di fan base in età precoce. Sarebbe bello ma anche, utile, che questa passione non sfumasse nel tempo. Un esempio virtuoso di questa centralità della musica nella società arriva dalla Germania, che viene spesso citata come capitale dell'elettronica, ma che è anche culla della musica classica. C'è un approfondimento della musica strumentale, lì, non paragonabile a quello di altre realtà. E basta andare ai concerti per rendersi conto che ci va il doppio della gente, rispetto ad esempio a quanto accade in Italia. Il post-Covid, tuttavia, ha fatto scattare subito un grande entusiasmo, una grande voglia di tornare ad andare dove la musica pulsa, che siano locali da live o club. Una risposta quasi carnale, soprattutto per alcune generazioni che erano in fremente attesa del ritorno della vita di notte. E questo piacere che l'essere umano trae dai suoni esiste da millenni, fin dai tempi antichi la musica ha sempre caratterizzato popoli e culture. Riti religiosi, cerimonie, usanze, per citare solo alcuni dei contesti sociali in cui si inseriva. Col trascorrere dei secoli questa profonda relazione tra suono e uomini si è evoluta anche in disciplina scientifica paramedica, attraverso la musicoterapia e i relativi effetti benefici al nostro organismo. Anni di ricerche e studi, attraverso il lavoro congiunto di medici e psicologi, hanno confermato questa straordinaria nuova fonte di benessere e salute, sia a livello fisico che mentale. Ma come funziona esattamente? Tutto è racchiuso nell'influenza psicologica della musica e del suono, nella loro abilità di orientare le emozioni e favorire il rilassamento. Ecco perché la musicoterapia viene spesso impiegata per riabilitare persone colpite da trauma cranico, ischemia, ictus, disturbi della memoria. Negli ultimi anni, inoltre, questa cura melodica viene indicata per migliorare le attività funzionali e ridurre i disturbi del comportamento nel malato di Alzheimer. Gli effetti benefici della musicoterapia non finiscono qui, rappresenta infatti un valido alleato nei corsi di preparazione al parto, per contenere l'ansia e per raggiungere un benessere psicofisico. Science Advance ha reso pubblico uno studio messo a punto dell'Istituto di Psichiatria dell'Accademia Cinese delle Scienze diretti da Du Yi, che conferma come la musica sia in grado di proteggere dall'invecchiamento. La ricerca rivendica il forte potere della musica in campo cognitivo e apre al contempo nuove strade alla musicoterapia come intervento psichiatrico. La musica, al di là del godimento e del benessere che ci infonde, e anche al di là di tutta la gamma di emozioni che porta con sé, dalla malinconia all'adrenalina, può, specialmente quando suonata, portare anche dei benefici sul nostro cervello, specie negli anziani. La ricerca è stata condotta su musicisti e non, vecchi e giovani, utilizzando la risonanza magnetica funzionale, che mostra quali aree cerebrali si attivano quando si svolge una qualsiasi attività. Ha dimostrato che chi ha avuto un lungo training musicale può mitigare o addirittura evitare il declino audiovisivo legato all'età, in particolare il cosiddetto decadimento dell'ascolto selettivo noto come effetto cocktail party, che indica difficoltà a comprendere le parole del vicino nel vociare di una stanza affollata o anche solo al tavolo di un ristorante. Nel test del cocktail party i vecchi musicisti risultano più brillanti dei loro coetanei che non hanno mai suonato e a volte addirittura anche migliori dei musicisti più giovani. In altre parole il vantaggio dell'esperienza musicale sulla percezione audiovisiva del parlato nel rumore degli adulti più anziani potrebbe essere correlato alla conservazione funzionale. Quel che viene definito come allenamento musicale migliorerebbe anche la specificità neurale delle rappresentazioni del linguaggio dei giovani adulti, sia nelle regioni motorie uditive, che vocali. Lo strumento diagnostico utilizzato nella ricerca sul come la musica protegge dall'invecchiamento è stato la risonanza magnetica funzionale. Questo strumento è stato in grado di mostrare la specifica attivazione di alcune aree del cervello destinate alla formulazione del linguaggio. Non solo, nei musicisti esaminati, si è riscontrato un sonno migliore e una buona motricità. Ma le buone notizie ci sono anche per i semplici fruitori di musica. Uno studio pubblicato sulla rivista Nature già nell'ormai lontano 1993 e condotto da due fisici, Francis Rauscher e Gordon Shaw, dimostrava come ascoltare musica classica faccia bene al nostro cervello e organismo, producendo un aumento delle capacità di ragionamento.
Si tratta della teoria dell'effetto Mozart sul cervello che si basa sul fatto che l'ascolto di musica, e, in particolare, la musica rilassante, permetta di aumentare il nostro livello di dopamina, il neurotrasmettitore della felicità. Questa, entrando in azione, andrebbe infatti a migliorare le nostre prestazioni cognitive, rendendoci più attenti e liberi di immagazzinare nuove informazioni. Da qui un altro epiteto della musica classica, si chiama anche musica cognitiva, proprio perché stimola le funzioni cognitive e facilita le capacità di apprendimento. La dopamina in corpo e il conseguente stato di felicità e soddisfazione hanno fatto in modo di definire la musica classica anche come musica antidepressiva, in grado di calmare stati di ansia e paura, va infatti a influenzare il nostro stato emotivo e risollevare quindi il nostro umore. Altri benefici. 1. La musica è in grado di abbassare l'età biologica del nostro cervello non soltanto rallentando la morte dei neuroni stessi, ma addirittura stimolando la nascita di nuove cellule neuronali. La musica classica in particolare può combattere l'insonnia se ascoltata prima di coricarsi. 2. Attiva alcune aree del tuo cervello che sono coinvolte nel movimento, programmazione, attenzione, apprendimento e memoria. 3. Rilascia nel cervello anche una sostanza chimica chiamata dopamina che migliora l'umore e riduce lo stato d'ansia. La dopamina inoltre trasmette piacere, gioia e motivazione. La musica rafforza il tuo sistema immunitario. Può creare esperienze emozionali positive le quali danno luogo alla secrezione di ormoni che rafforzano il sistema immunitario. 4. Permette ai pazienti con gravi lesioni cerebrali di richiamare alla memoria ricordi personali. 5. La musica inoltre allevia il dolore. I pazienti chirurgici che ascoltano musica prima, durante o dopo gli interventi mostrano punteggi ridotti nella scala del dolore, un ridotto senso di ansia e bisogno di analgesici. E quando i chirurghi ascoltano la propria musica preferita, le loro tecniche chirurgiche e l'efficienza migliora. 6. Aiuta nella produzione di un ormone legato allo stress chiamato cortisolo. Il cortisolo aumenta l'utilizzo del glucosio da parte del cervello, è soprattutto una fonte di energia. Il cortisolo migliora la disponibilità di sostanze necessarie a riparare i tessuti danneggiati. 7. La musica che dà i brividi accresce anche l'altruismo, la musica che ti piace ascoltare ti rende più gentile verso gli altri. E se sei un musicista a cui piace suonare uno strumento, quando ascolti musica il tuo cervello si accenderà simmetricamente e l'area del corpo calloso, quella che collega l'emisfero destro e sinistro del cervello nel tuo cervello accrescerà le sue dimensioni. 8. Una musica rilassante può abbassare la pressione alta e può aiutare le persone che soffrono di emicrania e mal di testa cronici, riduce intensità, frequenza e durata dei mal di testa. Uno studio ha rivelato che ascoltare la musica aiuta i bambini che soffrono di epilessia, riduce il numero di attacchi nei pazienti. 9. La terapia basata sulla musica può prevenire lo sviluppo di una forma cronica di tinnito, fischio nelle orecchie, può migliorare la durata e l'intensità della tua concentrazione. La musica può effettivamente far innalzare l'efficienza nell'esecuzione di lavori ripetitivi o compiti. 10. Bambini affetti da ADHD dimostrano delle performance migliori in matematica dopo aver ascoltato la musica, e ascoltare la musica durante un test di matematica può migliorare la performance del 40%. 11. La musicoterapia durante il travaglio può ridurre l'ansia postpartum e il dolore. Accresce la soddisfazione del parto e diminuisce le percentuali di depressione postpartum. E voi? Sapevate delle potenzialità della musica? Per non perderti altri video che non puoi non vedere, ricordati di iscriverti e cliccare sulla campanella a fianco al tasto iscriviti. Se vuoi commentare qua sotto con qualche argomento che vorresti sapere o un parere mi farebbe molto piacere.